Buongiorno a tutti quanti. Oggi con grande gioia vi posso presentare il nuovo set di Epoca Barberia. In esclusiva, mamma che spettacolo! Leggetevelo. Quella mezz'ora che ti riporta in un'altra epoca e ti rimette al mondo. Abbi cura di te, Epoca Barberia. Salvatore Castaldo, una garanzia. Set fatto in esclusiva, eccolo qua, da Andrea Bianchi di IB Cosmetic. Profumazione micidiale, ragazzi, micidiale. L'ho sentito l'after, è qualcosa di micidiale. La vedete scura, la consistenza sembra veramente quella della Nutella come consistenza, è una cremosa ma una cremosità molto grassa, profumazione particolarissima. Questa ossidazione è fatta apposta con dei componenti naturali che sono anche nutritivi per la pelle. Mano a mano che lo usate diventerà sempre scuro dall'inizio alla fine. È una particolarità che ha voluto fare Andrea per omaggiare questa cosa che insomma, ecco, è stata fatta proprio dalla profumazione a tutto in esclusiva per Salvatore di Epoca Barberia. Come pennello andiamo di HK sintetico, che dopo vedrete, andiamo di R41. Se mi scappa un paio di red point portate pazienza, ma l'altro ieri ho fatto una rasatura tremenda, quindi se ci ribecco dentro, ecco, vediamo comunque il risultato finale e soprattutto anche la profumazione. Mamma mia che spettacolo! Me la sto annusando da mezz'ora sulla mano. Spero ci faccia il profumo, perché la profumazione L'Eau de Parfum, che già sul sito si trovano degli altri tipi che ha fatto già Andrea, perché secondo me dopo talco, ma solo perché talco è una cosa mia a cui tenevo tanto, ma questa è la profumazione più buona di tutte le linee per me. Mamma mia che roba! Oltre 107 componenti profumati. Ecco la differenza tra un aroma, perché molti set rasatura hanno letto 1, 2, 3 aromi e hanno fatto la profumazione, è un vero profumo. Difatti ha un'evoluzione incredibile, cioè appena la metti senti una cosa, dopo ne senti un'altra, c'è la parte incensata, legnosa, dolce, vanigliata, dopo entra tuberosa, c'è un po' di tuberosa, c'è un po' di fiori bianchi e dopo entra la parte ambrata, resinosa finale. C'è una cosa micidiale ragazzi, veramente. Non ve lo dico perché ci devo fare il video, ma perché veramente sono rimasto sbalordito. Nel frattempo sto provando la comodità di questa ciotolina che vorrei fare per il gruppo in stampante 3D. È la faccia di quelli che dicevano che non tiene il calore. Ci ho messo dentro un'acqua calda in più davanti alla stufetta ed è ancora perfetta. Vabbè, però dopo verrà fatta con altri componenti. Non so ancora la finitura e tutto, ma stavo vedendo come funziona. Ecco, quello più che altro. Come misura, ma probabilmente la farò un po' più larga. Me la sto un po' studiando, ecco. Allora, tra tutti questo è il montaggio più denso che sto vedendo di tutti gli AEB. Non sembra neanche un AEB. Vediamo in viso. Mamma mia. Per l'altro ho messo anche non tanto sapone, che di solito ne metto un po' di più.
Mamma mia che crema. Non so se è dovuto anche alla profumazione, ma ragazzi sembra un tagliovato americano, una roba micidiale. Diamoci acqua. Beh, allora, certi set di AB, l'ho sempre detto, non è che lo nascondo, hanno una certa tecnicità di montaggio. Questo qui, ragazzi, mi sembra di usare un barrister. Non so se si vede. Madonna! Oh. E questo qua lo saprebbe montare anche a mio cugino. Sul serio? Mamma mia! Oh, oh ragazzi, cioè... molto oltre le aspettative, sono sincero. Molto oltre le aspettative. E come viene fuori la profumazione adesso col calore, con quel montaggio. Ma è una roba incredibile, che nonostante sia una profumazione comunque dark, comunque legnosa, resinosa, floreale, ma ha sempre un'eleganza, una raffinatezza che... Ah, R41 con Gillette Nugget. Beh Salvatore, hai fatto fare un capolavoro. Devo dire la verità. E ora, talco è la profumazione che mi piace di più, nel senso come classica, cioè una profumazione che non ha tempo. Però come profumazione, diciamo, di pura bontà, lasciando stare il classico, secondo me questa qua è imbattibile. Ad oggi questa è la migliore di tutte le linee. No, per carità, mi piace anche Noir, Black Woody, mi piace, che devo ancora portarvelo, quello ispirato a Terra d'Hermes, cioè, a me piacciono tutte. Quella più, quella meno, ecco, magari Mint Flower è quella che a gusto mio, però gusto mio c'è chi ci è pazzo. Oh, ma guardate che montaggio! E mi sta stupendo a me che sia un A e B, perché so che è un po' da tribolare, ma ragazzi, questo qua è un tagliovato, eh. Madonna. Cioè questo qua veramente lo può montare qualsiasi persona nel pianeta. Altri so che magari chi comincia fa un po' fatica, ma questo qua veramente lo può montare qualsiasi persona. È di una semplicità incredibile.
mi si stava aprendo qualche red point, ma andate a vedere l'ultima diretta che ho fatto. Cos'è l'altra sera? Ieri sera e l'altra sera. Sembrava mi avessero sparato in faccia con lo sciavette. Quindi c'avevo proprio ancora il red point vero e proprio, mi si è riaperto, ma a parte quello non mi sembra di sentire le lamette e la rasatura. Mamma mia. Se avete dubbi vi riguardate la diretta e contate dove erano i red point, fate la mappatura. Comunque una cosa che mi aveva fatto notare anche Luca Benincasa, che quando io ho avuto un periodo adesso che ho preso parecchie medicine, e quando si prendono medicine che comunque il corpo ne risente anche in rasatura, dopo non do la colpa a quello, ma perché io proprio con il mano libera, cioè con lo sciavette, sono veramente una vergogna pura. Vediamo se recupero un filino di sapone, perché ho fatto fare, ci sono i segni sotto che sono troppo in rilievo e si blocca il sapone sotto. Oh, ma cioè, come tiene il montaggio, una roba micidiale. Ecco, questo è il set per chi vuole provare una EB facile da montare. E questo qua lo montate anche solo a guardarlo. Veramente una roba micidiale. Guardate che roba. O non mi fa sentire la lama, cioè sono già in BBS. Vabbè che sto usando R41 però. Mamma mia che sapone. Basta. Allora ragazzi, io non ho mai avuto problemi a montare gli AEB. Come sapete me li sono cuciti addosso, ma questo sembra addirittura un altro sapone. Cioè ha una consistenza veramente di un taglio vato, cioè c'è una compattezza mostruosa, mostruosa. Andiamo di aftershave alcolico. E qua adesso mamma mia, si sente la parte legnosa, una parte vanigliata ma leggera, non stomachevole, perché io odio la vaniglia. Dopo esce la parte floreale, le resine, i legni,
Mamma mia. Ragazzi, potete dirmi quello che volete, ma quando è un capolavoro, basta. Questo è il top. Peccato che sia una serie limitata, ma secondo me se avrà il successo che merita, come spero che abbia, ne le farà fare ancora, perché è una roba, cioè, veramente micidiale. Super DBS raggiunto, qualche sgarro che mi sono fatto con lo sciavette, però zero irritazioni. Pelle, neanche ve lo dico, è un cosmetico. Mi dispiace di avere io la pelle messa malissimo, ma veramente non ho sentito la rasatura, non ho sentito neanche l'alcol, perché qua dentro alcol sull'after ce n'è, quindi non ho irritazioni né niente. Qualche piccolo furuncolino, qualche piccolo red point che mi sono portato via dalle sciavette, purtroppo si è riaperto, però per il resto, ragazzi, cioè, penso si veda. Super BBS con R41, la pelle è una meraviglia, la profumazione vi assicuro, ragazzi, ve lo dico, è la migliore che ho provato di tutta la linea. Per me questo è il top come montaggio, come consistenza, cioè si sente proprio, sembra un tallovato tipo il Macduff, come usare un Macduff ma che monta un po' più facilmente. È qualcosa di micidiale, ragazzi. Non so come abbia fatto Andrea, non mi aveva detto di sta differenza, ma hanno fatto il capolavoro. Bravo Salvatore Castaldo, grande Epoca Barberia e grande Andrea Bianchi. Ragazzi, qua stiamo arrivando al top, siamo già al top a livello mondiale e tra poco ci sarà anche un'altra novità che dovrà uscire, quindi ragazzi diamoci dentro che qua in Italia stiamo veramente toccando i vertici più alti. Diamo sostegno a queste aziende, ragazzi, che lavorano lavorano con una qualità, ragazzi miei, che in giro tanti se la sognano, quindi prodotti di altissima cosmetica, a grandissime prestazioni. Se trovate un po' di difficoltà anche nel montaggio, che io lo posso capire che magari non è facile come altri, ma perdeteci un po' di tempo in più, guardate qualche video che ho fatto apposta e vedrete che il risultato sarà fantastico, ragazzi. Non vi racconto una cosa per un'altra, non ho bisogno, non prendo soldi da Andrea Bianchi, non mi paga, non è che se lui vende 3 set in più io prendo una percentuale. L'affiliazione ce l'ho sul sito, link di Epoca Barberia che lascio sempre sotto, su quello di Goodfellas e su Amazon. Stop. Io il resto non prendo soldi da nessuno. Quindi quando parlo di Pantarai, quando parlo di Ebi, ne parlo perché ci tengo, perché sono prodotti mostruosi. Io ho una pelle adesso che al di là del red point che arriva dallo sciavette, ragazzi, io ho una pelle che mi sembra di non avermi fatto nessuna rasatura. È curativo, non solo cosmetico, è curativo. Quindi ragazzi miei, per me c'è altro da dire, è una profumazione in questo caso. Io sono senza parole. Tra l'altro ha un'evoluzione la profumazione, cioè comincia in un modo, cambia dopo mezz'oretta un'altra, dopo un'oretta cambia ancora perché l'ho provato prima, è fantastico. Quindi ve lo straconsiglio. Nei prossimi giorni seguite il sito di Epoca Barberia, comunque ci avete il link sotto, e controllate appena esce il set, ragazzi, portatevelo a casa, non sono tanti pezzi, mi sembra 60-70 pezzi, portatevi a casa questa meraviglia. Avete visto il montaggio, è molto più pannoso, sembra veramente un tallovato americano, a differenza degli altri Ebi. Qua hanno fatto veramente, hanno toccato secondo me la cima qua. Questo facilissimo da montare, potevo fare un'altra passata ancora, ho messo meno sapone del solito. Fantastico, ragazzi, fantastico. Bravi a tutti quanti. Ci vediamo al prossimo video.